Quindi alla fine la domanda è: frigo a trivalente o compressore? Ciao a tutti e bentornati sul canale o benvenuti sul canale per i nuovi iscritti. Come avete visto dal titolo, oggi siamo qua a parlare di frigorifero o compressore o trivalente. Questo perché è da un po' che volevo farlo questo video. Tra l'altro mi vedete vestito come l'ultima volta del video della sanificazione dei serbatoi, ma non perché non mi sono cambiato, ma perché lo sto registrando subito dopo quello. Visto che c'è molto tempo in settimana, cerco di prendere il sabato e la domenica per fare più video possibili da portare poi dopo sul canale. Comunque, in tanti me l'avete chiesto, soprattutto dopo che avevate visto il video che abbiamo fatto con Emiliano, se non mi sbaglio, dove abbiamo sostituito il nostro vecchio trivalente con il compressore della Indelby. Dopo di quello l'abbiamo provato, l'abbiamo testato, è da un po' di mesi che lo utilizziamo e ad oggi penso che siamo nelle condizioni giuste per poter magari fare una sorta di recensione o magari fare un po' più di luce del perché abbiamo scelto dal trivalente di passare al compressore, o comunque anche i benefici che ci sono stati, perché ragazzi, ebbene sì, ce ne sono stati e parecchi. Quando noi un anno e mezzo fa abbiamo comprato questo van, era fornito in dotazione il frigo trivalente della Dometic da 80 litri se non mi sbaglio. Non abbiamo richiesto il compressore all'inizio, ma più che altro perché, non avendolo mai provato, volevamo vedere come si comportava. Lì per lì poteva sembrare buono, c'era una celletta freezer che veramente, quella purtroppo era veramente piccola, però era fornito in dotazione e comunque non ci siamo posti il problema. Via di lì abbiamo cominciato a fare il weekend, le vacanze e tutto il resto, fino a che siamo arrivati a, diciamo, il momento clou, che erano le vacanze estive, non di quest'anno ma dell'anno scorso. Avevamo fatto il giro in Italia, avevamo Marche, Abruzzo, avevamo girato un attimino, non facevamo ancora video su YouTube, quindi non ho purtroppo nulla di registrato, quindi basatevi solamente sulle mie parole in questo momento. Fino a che siamo andati in inverno, nessun tipo di problema. Raffreddava, sì, normale, non sono mai stato lì sinceramente a guardare quanto raffreddasse, però la roba era fredda, quindi non c'era nessun tipo di problema. Ci siamo accorti delle prime problematiche appunto arrivati nel discorso estivo. Sinceramente le cose che prendevamo dal frigor non erano più tanto fredde, nel freezer sinceramente non avevamo mai messo nulla, ma perché proprio non ci stava fisicamente, perché c'era proprio la celletta piccola separata. Però davvero ce ne siamo accorti quando avevamo le cose che tipo insalata russa, o comunque quelle cose che davvero, se non sono fredde, te ne accorgi perché passano praticamente dallo stato quasi semisolido a liquido, quindi lì veramente ti accorgi che il frigor non sta raffreddando. Per poi vabbè non passare al discorso delle birre o dell'acqua, che le vedi che sono tiepide ma non fredde o comunque ghiacciate, ecco, insomma. Anche appunto, sempre ricapitolando, giusto per chi magari si fosse perso il video con l'installazione tutto, abbiamo contattato appunto Emiliano spiegandogli il problema e dicendogli a questo punto di passare al frigo a compressore. Questo perché ci siamo un attimino informati su internet, io mi sono fatto un po' tra i vari forum, tra le varie cose, e tutti ne parlavano bene del discorso del compressore. C'era il discorso dei consumi, però la resa era davvero tanto diversa dal fatto del trivalente. Quindi contattando Emiliano ci ha proposto questo frigor, che ne stava praticamente installando tantissimi su tanti van e su tanti camper, e tutti si stavano trovando bene, sia per questioni di consumi e sia per questioni di resa. Il frigor in questione è quello della Indelby, un 100 litri. Anche perché questo, perché abbiamo visto con le dimensioni, ci stavamo dentro, cioè praticamente passando da un frigor trivalente 80 litri a un frigor a compressore 100 litri, veramente nello stesso spazio ci stava. Questo perché il trivalente, per chi di voi non lo sa, ha dietro tutto un sistema praticamente sia 12 volt sia 220, che anche la serpentina per quanto riguarda il gas. Infatti appunto è trivalente perché lo potete utilizzare su 3 vie. E tolto praticamente tutto quel po' di roba che c'è dietro, perché nel compressore ha bisogno solamente del compressore a 12 volt, perché vi funzionerà sempre comunque a 12 volt, praticamente tutto quello spazio lì lo andate a recuperare in profondità. Questo io vi dico per il discorso della Indelby. Adesso le altre marche non le conosco, cioè le conosco ma non le ho mai viste fisicamente, quindi non so dirvi se funziona questo sistema anche con le altre marche. Con la Indelby abbiamo recuperato lo spazio, quindi ben venga, ci stava un 100 litri e abbiamo montato il 100 litri. Da allora davvero le cose sono cambiate praticamente radicalmente, ragazzi, anche perché da quando l'abbiamo montato l'abbiamo subito utilizzato. Adesso non mi ricordo che mese era, però non eravamo in estate piena, eravamo prima dell'estate, di quest'estate che è appena passata, che siamo appunto stati in Sardegna. Però prima abbiamo avuto modo di andare in Croazia, abbiamo fatto alcuni weekend sul lago, abbiamo fatto alcuni weekend in giro, e davvero veramente una bomba. Tra
Tra l'altro, piccola parentesi, adesso siamo a novembre, quindi noi d'inverno non l'abbiamo ancora utilizzato. Tenete presente queste parole perché a fine video arriverò anche per il discorso invernale. Altra piccola parentesi del perché sto andando a fare questo video: oltre a dirvi come ci stiamo trovando noi, quindi come esperienza personale, voglio che questo magari video sia visto da persone che sono indecise sia dell'acquisto del camper, quindi quale scegliere per quanto riguarda il frigor, e sia magari per quelle persone che hanno già un trivalente e magari stanno pensando di cambiarlo al compressore. C'è da fare secondo me anche un attimino una distinzione tra i vari frigor, nel senso che mio padre ha un motorhome come camper e ha il frigor della Dometic, quello praticamente a colonna, grosso per intenderci, più o meno come quello di casa, col freezer staccato e il frigor separato. Lui sinceramente non ha mai trovato nessun tipo di problema, quindi vuol dire che mi viene da pensare che i frigor cambiano, nel senso che la stessa marca, però il frigor piccolo da van per intenderci rispetto che quello grande da camper, secondo me raffreddano in maniera diversa, o che hanno una serpentina per quanto riguarda il discorso del gas, o diversamente, non lo so, però una cosa sono certo: il frigor trivalente, quello sempre per esperienza mia personale che ho potuto notare, raffredda meglio a gas che collegato al 220, nel senso che sembrerebbe una stupidata perché uno dice cavolo, lo collego al 220, teoricamente dovrebbe spingere di più tra virgolette, invece no, io ho visto differenza sempre per quanto riguarda quello piccolo. Lo collegavo al 220, andava sì, ma normale, ecco, passatemi il termine. Lo facevo andare a gas, quindi con la bombola, e sembrava che raffreddasse di più. Ho visto anche le sonde e veramente sembrava che raffreddasse di più. Arrivando invece al discorso delle sonde, ecco, tenete conto questi numeri qua: d'estate giro in Italia, non solo al mare, abbiamo passato comunque l'Abruzzo, quindi siamo andati anche in montagna di qua di là, ma comunque faceva caldo. Il frigor trivalente non è mai sceso come temperature del frigo, non sto parlando del freezer perché non l'abbiamo utilizzato, non è mai sceso sotto i 13 gradi, cioè non ho mai avuto una temperatura inferiore rispetto ai 13 gradi nel frigor, che ragazzi, cioè adesso non so chi di voi lo sa, ma quelli di casa più o meno siamo intorno a 6-7 gradi, poi dipende quanto lo fai andare, però una temperatura standard 6-7 gradi che va bene per tenere la roba al fresco. 13 gradi, a volte è arrivato anche 15-16 gradi quando faceva caldo, che rimaneva tante ore sotto il sole, quindi non all'ombra, cioè davvero una temperatura elevatissima per un frigor, ed ecco per quale motivo noi abbiamo trovato la roba dentro comunque tiepida, calda o quasi sciolta. Le sottilette non ne parliamo, le abbiamo praticamente prese buttate via, cioè quindi proprio una roba allucinante. Con il compressore invece tutta un'altra resa, cioè adesso in Sardegna l'ho dovuto abbassare perché andava troppo, cioè quella rotellina l'avevo tenuta al massimo, anche perché questo, reduce dal discorso del trivalente, io ero abituato a tenerlo al massimo perché non raffreddava, e quindi cosa dicevo? Lo tengo al massimo, almeno spinge. Con il compressore, se lo tengo al massimo, a parte che fa un casino di ghiaccio perché spinge in una maniera allucinante, e poi mi arriva a 3 gradi nel frigo, cioè il freezer arriva a meno 17, meno 18, temperature praticamente da casa, cioè allucinante. Adesso a breve arriveremo anche con il discorso dei consumi, anche perché voglio farveli vedere con il tablet, collegandomi al discorso della Victron, dello shunt della Victron, così vi faccio vedere in tempo reale quanto consuma accendendolo praticamente da zero, perché adesso è spento, il camper è fermo, quindi è caldo, temperatura ambiente il frigor. Guardiamo lo spunto che è iniziale e poi dopo vi parlo anche del mantenimento. Adesso apro l'applicazione della Victron, mando in registrazione dello schermo così almeno vedete quello che io vedo. Allora, registrazione dello schermo, come potete vedere adesso vabbè, la batteria all'80% con una tensione di 13,27 che è quella dei servizi, meno 0,29 73 ampere, quello che è per quanto riguarda il discorso, vabbè, ci ho acceso le luci, potenza vabbè, meno 10 watt, ampere consumati fino adesso, vabbè, quelli che ho consumato fino adesso, tempo rimanente, batteria di avviamento. Adesso mi munisco della GoPro perché sto registrando con la Fuji, vado là così almeno vedete un po' il tutto e vediamo insieme che cosa succede nell'applicazione. Spero che si riesca a vedere perché la luce ovviamente è quella che è, si sta facendo sera. L'Indelby ha questo selettore qua, ovviamente adesso è spento perché è in questa posizione di fermo, lo andrò a girare e vedete questo è il primo scatto, è partito il compressore. Adesso non so se si sente il rumore, ma poi dopo passiamo anche al discorso dei rumori. È al minimo e nell'applicazione si vede che ci sono meno 3,15 ampere. Lo spunto iniziale è più o meno di 3 ampere. Questo sì, perché ragazzi sulla scheda tecnica dell'Indelby, se non mi ricordo male, dice che quando scatta per portarlo a temperatura siete più o meno sui 3-4 ampere di consumo. Dopodiché una volta che è raggiunto la temperatura il compressore stacca, quindi comunque si spegne e avete consumo zero e così via, praticamente stacca e attacca in base
base alla temperatura interna, ha dentro un sensore che nel momento che si riscalda questo stacca e ve lo riporta alla temperatura che avete impostato, un po' come quello di casa, anche perché quello di casa, per chi di voi non lo sa, è un frigo tranquillamente a compressore, a 220 ma comunque a compressore. Adesso vedete che ha raggiunto i 4,12, 4,10, comunque vedi altalenante tra i 3 e i 4. Se io adesso dovessi andare ad aumentarlo non cambia assolutissimamente nulla, anche perché comunque sta cercando di raggiungere la temperatura, non è che se lo mettete più in alto lui consuma di più, ci metterà più tempo a raggiungere la temperatura impostata e così via. Difatti adesso io lo vado ad aumentare, andiamo a mettere anche al massimo, così almeno vedete, questo qua è il massimo, però anche al massimo vedete che comunque siamo tra i 3, 6 e 4, quindi i consumi sono quelli. Una volta aver visto i consumi, che secondo me, a parer mio, poi dopo magari correggetemi se sbaglio, non sono questi consumoni allucinanti, perché 3-4 ampere calcolate comunque solo per raggiungere la temperatura desiderata non mi sembrano una cosa eccessiva. Però arrivando al discorso dei consumi che ci tenevo, noi perché abbiamo cambiato dalle batterie AGM alle litio? Non ovviamente solo per un discorso del compressore, ma è un discorso del compressore misto al resto, nel senso che noi, come sapete, utilizziamo appunto tanto macchina fotografica, drone, computer eccetera, l'inverter ci va tante ore al giorno, quindi tenere su 2 AGM con questo carico e in più andare ad aggiungere praticamente un compressore, per quello che comunque i consumi li abbiamo visti lievitare tanto, anche perché per quanto riguarda i nostri consumi dell'attrezzatura, su quelli ti puoi regolare, quindi li puoi caricare magari mentre sei in viaggio eccetera, di qua di là, ma il compressore va praticamente 24 ore su 24 quando sei in giro, quindi siete d'accordo con me che è un consumo praticamente continuo, ovvio che stacca e attacca, però comunque è sempre un consumo che va a gravare sulle batterie. Noi prima con il trivalente non sentivamo questo consumo eccessivo, ci gestivamo i nostri consumi dell'attrezzatura durante il viaggio, sapevamo che quando andavamo tramite l'alternatore caricavamo tablet, computer eccetera, quando eravamo fermi cercavamo di consumare il meno possibile, il frigo praticamente non lo guardavamo neanche perché era tutto a carico delle bombole o del 220 se ci collegavamo al 220, vabbè, cosa che non abbiamo mai fatto, però era solamente un discorso di gas. Adesso invece è solamente un discorso elettrico, quindi alla luce di questi fatti qua è anche questa una motivazione del perché abbiamo messo il litio, perché comunque il compressore consuma poco, tanto che sia, ma comunque ragazzi consuma, quindi se dovete pensare di cambiare da un trivalente ad un compressore, calcolate che questo dato che abbiamo appena visto ce l'avete. Poi magari ci sono frigo che consumano meno, consumano di più, sì, ci può stare. Ho visto che tipo la Thetford della Dometic fa una modalità tipo silenziosa di notte che teoricamente dovrebbe consumare meno, perché comunque di notte le temperature sono più basse, quindi il frigo non ha bisogno di andare al massimo, va bene, però comunque poco tanto che sia, ripeto, il consumo elettrico ce l'avete, non vi dovete preoccupare perché dipende sempre dai vostri altri consumi che avete. Se voi non caricate droni, non usate macchine fotografiche, non usate tecnologia varia e avete solo un discorso di compressore, allora magari potete rimanere con le vostre GM, però ripeto, dovete vedere voi i vostri consumi. Spostandoci invece al discorso rumore, perché comunque la rumorosità è una cosa che uno tiene conto, noi abbiamo la truma. Io faccio sempre l'esempio con la truma quando qualcuno me lo chiede, perché è l'esempio che si avvicina leggermente di più. Noi abbiamo la truma a gasolio. La truma a gasolio rispetto che quella a gas ha la pompetta praticamente che pesca del serbatoio del gasolio, quindi quando scatta, perché le temperature si abbassano e lei parte, si sente un leggero ticchettio, tic 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 tic, è quella pompetta che vi dicevo che pesca, ed è un rumore pressoché, cioè se ci fate l'abitudine, cioè non è che non riuscite a dormire, ce la fate. Il frigo a compressore calcolate che si sente meno di questo ticchettio che io vi sto dicendo, quindi proprio 000. Sì, se state lì va bene, lo sentite, sapete che c'è, ma è una cosa davvero che passa praticamente inosservato, quindi rumore per quanto ci riguarda tanta roba, quindi nessun tipo di problema. Quindi ricapitolando, io penso che sono arrivato alla fine di questo video, penso che vi ho detto tutto, non c'è nessun tipo di altra cosa, anche perché le temperature abbiamo visto che sono realmente tanto più basse, anche perché davvero il compressore raffredda molto di più. Un consiglio che vi dico da tenere in considerazione: guardate magari le marche, fatevi un'idea, vedete magari il discorso dei consumi, delle prestazioni, guardate i costi, anche perché non è una recensione che mi paga Indelb, anche perché non mi paga nessuno.
quindi posso essere libero di dirvi la mia. Thetford e Dometic costano realmente di più, ma non lo dico io, andate sui siti e comunque li vedete, rispetto che Indelby. Non vi so dire il perché, penso sia un discorso magari di marca, anche perché Thetford e Dometic sono quelle tra virgolette più conosciute, sono quelle più blasonate, quindi comunque secondo me è anche per quel motivo lì che vanno a costare di più. Sono le marche che comunque le aziende che fanno camper le tengono comunque in considerazione, praticamente il 95% forse trovate sempre Thetford, Dometic, forse c'è anche Virti Frigor che adesso sta andando un attimino, che è un'altra marca che da quello che ho visto, da quello che ho sentito è buona anche quella, quindi Thetford, Dometic, Virti Frigor, Indelby. Poi non so, non me ne vengono altre in mente, anzi se qualcuno di voi ce le ha, che sa, ce le scriva qua sotto nei commenti, che magari appunto le può consigliare ad altri che stanno guardando questo video. E quindi noi, che dire, ci stiamo trovando da Dio. Poi se c'è qualsiasi altra cosa, ragazzi, che vedo che non va bene o che ci saranno magari dei video di aggiornamento, ma tutto sommato non c'è nessun tipo di problema. Per quanto riguarda le temperature, le tiene abbastanza bene, quindi comunque quella tacca stacca che vi dicevo non lo fa tantissime volte al giorno. Ovviamente d'estate sotto il sole attaccherà e staccherà molto più rapidamente, perché le temperature interne, come sapete benissimo anche voi nel camper, raggiungiamo i 30-40 gradi come ridere sotto il sole. Tornando a quello che vi ho detto prima, al discorso dell'inverno, noi d'inverno non l'abbiamo ancora provato, però adesso, vedendo che le temperature sono calate abbastanza, prima io lo tenevo più o meno sulla metà di quel selettore che avete visto d'estate. Adesso, ragazzi, sono andato a Mantova dai ragazzi di Camper Tools a fare dei lavori e ho messo dentro 2 stupidate nel frigor. Ho dovuto abbassarlo praticamente a meno di un quarto di tutto il cerchio della lancetta, perché vedendo le temperature, avendolo a metà, ero a 2 gradi con il frigor e a meno 19, meno 20 con il freezer. Una roba che veramente a momenti mi si ghiacciava la roba nel frigor, quindi l'ho dovuto abbassare, cioè l'ho dovuto abbassare, vabbè, ho dovuto ridurre la potenza, ecco. Spero di avervi dato tutte le informazioni del caso. Se avete qualsiasi domanda, come sapete ragazzi, scrivetela qua sotto nei commenti che vi risponderò a tutti, cerco di rispondere sempre a tutti. Spero che questi video possano servire a tanti di voi che magari appunto hanno dubbi, incertezze e quant'altro. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, sarà magari in viaggio, sarà un altro video di aggiornamento, di cose, non lo so, anche perché adesso mi sto scrivendo tutte le idee sul mio tablet, anche perché voglio fare una piccola parentesi sul canale tipo nerd, tipo informazione, ecco, quindi arriveranno tantissimi altri video. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie mille per la visione e a presto come sempre, ciao 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 ciao. Quindi alla fine la domanda è: frigor a trivalente o compressore? Se lo chiedete a noi, io vi dico compressore tutta la vita, per tutte le motivazioni che vi ho spiegato. Tanti continuano col trivalente, sono scelte. Se volete avere la roba fresca, più fresca nel frigor, andate senza ombra di dubbio sul compressore. Per quanto riguarda invece i consumi in base alle vostre batterie, quello vedete voi in base agli altri vostri consumi che avete fuori dal compressore, quindi la scelta è vostra. Io consiglio compressore, poi dopo vedete voi, anzi scrivetelo qua sotto nei commenti voi cosa avete scelto in base alle vostre esigenze e niente.